Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante perché ragazzi in questo gioco mi duole dirlo ma comunque la CPU è tanta, nonostante gli aggiornamenti, nonostante le le ipotesi che alcuni di noi hanno detto sui vari social, siti, quello e quell'altro di Konami, però ragazzi la CPU comunque è rimasta sempre abbastanza elevata. Forse è vero un pochino meno di prima, però oggi andremo a vedere insieme, secondo me, quali sono i parametri maggiormente da tenere in considerazione per capire se c'è più o meno CPU in campo durante la partita, durante l'utilizzo appunto dei nostri giocatori, e cercare appunto di capire un pochino in generale come fare e come comportarci. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo del mondo videoludico. A inizio video avete visto anche un codice sconto che è quello che è riservato per voi che avete visto appunto questo video e io vi ringrazio. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti, ragazzi, a un prezzo veramente irrisorio. A differenza degli altri due, diciamo di Amazon e di Gamivo, gli abbonamenti hanno un piccolo costo, quindi se volete supportarmi ancora di più io ve ne sarei grato, mentre per gli altri due, come già accennato appunto passando al link in descrizione, è completamente gratuito. Ragazzi, quindi partiamo da una piccola premessa. Allora, innanzitutto ragazzi io andrei ad analizzare quelli che sono i comandi, perché ci sono comunque dei movimenti in giocatori, come avete notato tutti, che fanno in automatico. Io quindi vi voglio far rivedere, per chi se li fosse persi magari in altri video, i comandi come ce li ho impostati io, e vi dico appunto quali sono quelli che diciamo funzionano delle volte in automatico anche senza che noi li premiamo. Ci sono delle partite purtroppo che sono molto influenzate da questo fattore, quindi a volte sembra di giocare senza difesa, oppure che improvvisamente i nostri attaccanti, i nostri centrocampisti non riescono più a fare due passaggi di fila, che si sbagliano gol attaccanti che hanno 95 di finalizzazione davanti al portiere. Quindi ragazzi, tenete conto che purtroppo è un gioco in cui c'è molta influenza da parte della CPU, però partiamo da quelli che sono comunque i discorsi più che altro difensivi, perché poi ce ne sono alcuni diciamo dove noi possiamo influire un pochino di più, magari con l'allenamento, magari con la nostra bravura che possiamo avere, chi più chi meno, altri invece dove purtroppo non possiamo quasi farci nulla, è il gioco proprio fatto così e si muove in una certa maniera. I parametri difensivi ragazzi, nella quale appunto io vi dico secondo me possiamo far poco, ad esempio sono quelli per istruire i compagni, ovvero che ne so, l'uscita del portiere, noi sì possiamo chiamarla ma poi fondamentalmente non lo muoviamo noi a meno che non andiamo a selezionarlo. Il chiama pressing lo stesso ragazzi, perché comunque il chiama pressing tu chiami il tuo compagno ad andare a pressare, però se poi quello comunque si fa saltare, non riesce a prendere la palla, noi fondamentalmente poco lì ci possiamo fare. Un'altra cosa lo stesso che è molto importante è per esempio il discorso della levetta, quindi il muovere la difesa, no? Avete presente quando magari che ne so, c'è una rimessa lunga e noi alziamo la difesa in modo tale, una rimessa del portiere scusate, in modo tale che noi alzando la difesa magari lasciamo qualche attaccante in fuorigioco. Ecco, diciamo che anche quello è una cosa che sì possiamo decidere noi, perché siamo noi che magari tocchiamo la difesa, però ragazzi alla fine della fiera non sappiamo mai come può andare a finire, cioè di quanto realmente si alza, di quanto invece non si alza, e di conseguenza insomma potrebbe crearci dei problemi. Andremo a vedere anche durante la spiegazione delle formazioni, nella schermata appunto delle formazioni, che adesso ci andiamo, quali sono appunto delle secondo me impostazioni da lasciare anche sempre disattivate in modo tale da evitare brutte sorprese durante la partita. Allora innanzitutto poi c'è anche da considerare un'altra cosa, oltre ai comandi che bene, ci sono alcuni comandi che diciamo noi possiamo influenzare solo parzialmente, come quelli appunto che abbiamo già visto. Ci sono da tenere in considerazione ragazzi anche le passive. Perché? Perché la passiva è una cosa che
a prescindere il giocatore si comporterà in quella maniera, cioè un incontrista farà sempre quei movimenti da incontrista, che adesso non sto a spiegare troppo nel dettaglio perché altrimenti si diventa troppo lungo, ma comunque farà determinati movimenti in campo, così come un opportunista farà degli altri specifici movimenti in campo. Quindi ricordiamoci che la nostra CPU o comunque il nostro movimento di squadra è molto influenzato dal tipo di carte che noi andiamo a mettere in campo, quindi anche per questo, se ve lo siete persi, vi rimando al video dove spiego gli stili di gioco più nel dettaglio, gli stili di gioco individuali e anche quelli di squadra, chiaramente, per capire come si andranno a muovere. E quelli come si andranno a muovere, ragazzi, è la CPU. La CPU farà sì che il nostro opportunista Mbappé o il nostro incontrista Vieira, piuttosto che il nostro terzino offensivo Baldé, faccia determinati movimenti, quindi che siano positivi o che siano negativi, quello è un altro palmo di maniche, però li farà fare praticamente, ovviamente, alcuni movimenti. Però anche di questi valori, praticamente, secondo me ce ne sono alcuni che sono diciamo più regolati, più comunque controllabili da noi, ecco, diciamo così, dove comunque possiamo influenzare maggiormente, perdonatemi, e altri invece dove purtroppo non riusciamo, non possiamo almeno quasi intervenire. Cioè, ad esempio, un comportamento difensivo o offensivo, ragazzi, purtroppo noi lì non possiamo farci nulla se non livellare praticamente la carta. Per dire, Mbappé, essendo un attaccante, gli darò molto comportamento offensivo e zero comportamento difensivo, ovviamente. Però, ragazzi, questo comportamento noi come facciamo a muoverlo in campo? Non possiamo oggettivamente muovere il comportamento offensivo, è una statistica per farci capire come quel giocatore, quindi quanto quel giocatore in questo caso andrà a offendere la squadra avversaria, così come per il comportamento difensivo. Quindi questa, secondo me, è la prima che probabilmente non può essere toccata, diciamo, regolata da noi. A differenza invece di controllo palla, dribbling, possesso stretto, che lì, ragazzi, è ovvio che se io faccio un Mbappé dove gli do 50-60 di controllo palla, farà sicuramente si muoverà sicuramente molto diversamente rispetto magari a un Mbappé che invece ha dribbling, controllo palla, magari gli do anche un booster se il giocatore appunto ce lo permette di dribbling o comunque di possesso stretto, di controllo palla. Quindi di conseguenza, ragazzi, questi sono dei parametri che possiamo, diciamo, accorgerci noi realmente in campo, regolare noi realmente in campo e quindi utilizzare più o meno. Cioè, ad esempio, un grande dribblatore come Digno, come Neymar, è ovvio che, ragazzi, se io in più li metto anche il doppio tocco o passaggio, insomma, fatto in una certa maniera, passaggio filtrante, quello e quell'altro, è ovvio che, ragazzi, poi io in campo la sento la differenza. Diciamo che da qui in poi praticamente, almeno per la prima colonna di sinistra, sono tutti più o meno parametri, senza stare ad analizzarli uno per uno, dove noi comunque possiamo incidere in qualche maniera, perché, ripeto, dando più o meno un certo valore otterremo in campo una carta più o meno utilizzabile. Faccio un altro esempio, prendo Pirlo io lo voglio come centrocampista, quindi è ovvio che se io andrò a dargli tantissimo possesso stretto e passaggio rasoterra come ha, mi accorgerò in campo di questo. Mi accorgerò ovviamente anche un pochino che magari avendo 73 non offenderà più di tanto, ma non mi interessa. Però, ragazzi, ecco, quello è un fattore che io non posso controllare in campo. Ecco, mentre il possesso stretto in campo lo posso controllare, perché quando la palla mi accorgo che muovendosi nello stretto Pirlo non la perde mai, il comportamento offensivo come il comportamento difensivo posso solo dare dei parametri, ma poi non posso utilizzarlo in maniera pratica. E questo è quello che sto cercando appunto di spiegarvi. Per quanto riguarda quindi gli altri parametri, abbiamo detto, della prima colonna sono tutti controllati praticamente da noi, a parte il comportamento offensivo. Della colonna centrale lo stesso, ragazzi, sono praticamente tutti controllati da noi, perché fondamentalmente quando noi andiamo a
a parte sempre il comportamento difensivo, quando noi andiamo comunque a fare praticamente scusatemi, ho detto una fesseria, i parametri della colonna centrale sono tutti controllati dalla CPU. Perché? Perché sì ragazzi, un comportamento difensivo, infatti mi ero perso durante il tragitto, dicevo, il comportamento difensivo è ovvio che come comportamento offensivo io non posso toccarlo. L'unica cosa che potrei fare qual è? Quella di avere un contrasto, quindi un giocatore molto forte fisicamente, e lì chiaramente va ad abbinarsi anche ad altri parametri della carta, per fare magari un contrasto molto deciso. Però l'aggressività ragazzi è un parametro che io non posso controllare in maniera pratica. Il coinvolgimento difensivo idem, sono dei parametri che non posso regolare, cioè toccare praticamente come invece un buon passaggio rasoterra, ok? Nella colonna invece di destra sono praticamente tutti quanti, diciamo, regolati o comunque tastabili con mano da noi, perché la velocità ragazzi riusciamo comunque a percepirla in campo, l'accelerazione lo stesso, la potenza a tiro lo stesso, il salto idem, perché comunque ragazzi il salto, se io ovviamente lo metto molto elevato, mi accorgerò quando vado a premere il tasto salta che il giocatore fa un metro in più sicuramente rispetto magari a non dargli dei giusti parametri. Il contatto fisico idem ragazzi, il controllo corpo e resistenza lo stesso, quindi ecco, forse la resistenza è l'unico parametro che magari potrei sentire meno rispetto agli altri, cioè magari regolar meno, perché purtroppo ci sono giocatori che a prescindere si stancano un pelino prima di altri, però diciamo che su per giù tutti quelli anche della colonna destra sono comunque tangibili con mano da parte nostra. Un'altra cosa, adesso che sono qui nella schermata della formazione, volevo farvi vedere, è l'allenatore con lo stile di gioco. Quindi ragazzi, l'allenatore con lo stile di gioco influenzerà, vi faccio vedere come si imposta un allenatore, vado qui su allenatori, metto ad esempio Stojkovic che ha due stili di gioco, vi consiglio un allenatore che ha due stili di gioco predominanti, lo seleziono e il gioco è fatto. Vado su stile di gioco squadra, metto, che ne so, contropiede perché il mio allenatore ha contropiede e io avrò la squadra praticamente con i massimi parametri che dà quel allenatore. Importantissimo, perché? Perché se io mettessi un altro stile di gioco squadra che non è compatibile con l'allenatore scelto o viceversa, ovviamente ragazzi la squadra si muoverà in maniera molto più sproporzionata e più disordinata in generale, e di conseguenza ragazzi non ho un bel gioco, non riesco a fare probabilmente un gioco come magari vorrei. Ripeto, quindi fondamentale stili di gioco squadra e stili di gioco individuali. Altra cosa ragazzi da non sottovalutare e anzi da non toccare proprio ragazzi sono questi qui. Vabbè, i ruoli in partita no, perché fondamentalmente li possiamo decidere anche lì sul campo, chi tira la punizione, ma sono questi ragazzi, le funzionalità assistite. Non attivatele, almeno per mio consiglio personale, le funzionalità assistite come anche lo smart assist, perché stiamo parlando appunto di CPU, di come si muovono le carte, e ovviamente ragazzi queste sono tutte cose che vanno a influenzare tantissimo. Cioè se io mi sto trovando bene con Douglas Costa, magari è un pelino stanco sì, ma non vorrei toglierlo, per quale ragione? Se io lo metto magari è possibile che me lo levi? Il fuorigioco idem, ragazzi la difesa si tenderà spesso e volentieri ad alzare da sola senza che voi possiate intervenire. Già come abbiamo visto ci sono diversi movimenti che i giocatori fanno da soli, un po' per la passiva loro, un po' per lo stile di gioco squadra, un po' magari se noi andiamo o no a dargli le istruzioni individuali che adesso andiamo a vedere appunto. Quindi se noi diamo anche il fuorigioco ragazzi, buonanotte. Livello attacco difesa lo stesso, io lascio sempre tutto disattivato. Cambia tattiche predefinite? No ragazzi, devo essere io a decidere se voglio una tattica più o meno predefinita e soprattutto quale, come, cioè no. Evitiamo che il gioco ci manovri troppo, diciamo, il game, perché altrimenti delle volte sembra proprio di perdere il controllo di quello che stiamo facendo
e primo non ci divertiamo e secondo magari ci danneggia pure. Altra cosa importante appunto che volevo farvi notare sono le istruzioni individuali. Anche queste, ragazzi, vanno a incidere sulla CPU e sui movimenti appunto dei nostri giocatori in campo, perché se io chiaramente vado a dare un difensivo a un incontrista andrò un pochino a nerfargli quella che è la sua carta, e soprattutto il giocatore quindi cercherà di fare dei movimenti leggermente diversi da quelli invece che magari farebbe senza nessun tipo di istruzione, quindi solo con la sua passiva. Idem con patate, se do il contropiede ad esempio a una punta, gli sto dicendo in sostanza di rimanere lì su, di non rientrare, di aspettare la palla appunto per partire in contropiede, e quindi di conseguenza andrò un pochino a modificare quella che è la sua carta, facendo sì che la CPU intervenga in maniera, in questo caso per me positiva perché mi ci trovo bene, però delle volte anche in maniera magari negativa, perché sbaglio un'istruzione, do per dire un linea bassa o mediano e non mi ci trovo bene, ragazzi, quel giocatore farà sempre lo stesso movimento perché noi gli abbiamo detto di fare quel movimento, e però magari noi non ci troviamo bene. Quindi anche di questo, ragazzi, le istruzioni individuali bisogna conoscerle, bisogna capire bene come funzionano. Io ci ho fatto dei video dedicati, quindi se volete andarveli a recuperare nel canale li trovate, insieme agli stili di gioco squadra, ragazzi, sono fondamentali, insieme anche alle istruzioni, alle passive, ragazzi, dei giocatori. Altra cosa importante, e dico l'ultima per poi chiudere, sono chiaramente i ruoli. I ruoli, ragazzi, in partita, cioè mettere un giocatore che è nella sua posizione forte, chiaramente la CPU sarà da un certo punto di vista agevolata e potrebbe anche aiutarci per certi aspetti. Mettere, ragazzi, un Pirlo al posto di un Arnold, sì, magari lo potrebbe anche fare perché non scende tantissimo, cioè nel senso non perde chissà quanto overall, di certo non arriva una carta a 50, però è ovvio che, ragazzi, non è il suo ruolo, cioè se io voglio giocare in una maniera corretta devo mettere i giocatori in base ai ruoli in partita, proprio per evitare di avere brutte sorprese appunto con la CPU, un po' come che mettessi Mbappé al posto di Maldini. Cioè, ragazzi, capite bene che è improponibile giocare con Maldini punta e Mbappé difensore centrale. Le posizioni che il giocatore può fare in campo, lo dico magari soprattutto perché è nuovo, sono quelle verde più acceso, quel verde mela, chiamatelo voi come vi pare, il verde evidenziatore, ecco, mentre l'altro, quello più scuro, più cupo, più sbiadito, ditela come vi pare, sono la posizione, diciamo, dove potrebbe giocare ma perde comunque un pochino di overall. Vi faccio anche vedere, quindi terzino sinistro scende un bel po', da 101 passa a 93, quindi ragazzi stiamo anche ben attenti a questo, in modo tale che la CPU purtroppo ci sarà sempre, però capendo questi piccoli meccanismi di gioco possiamo magari trarne noi dei vantaggi e quindi sfruttarla in nostro favore. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi anche quest'oggi. Non perdetevi i video, mi raccomando, che vi ho detto poco fa, degli stili di gioco individuali, di squadre, istruzioni e via dicendo, perché sono fondamentali. Andatevi a cercare il mio canale. Alla prossima dal vostro Luca Talat. Ciao!